Quando si pensa all'Italia e agli italiani, quali sono le prime cose che vengono in mente? Pizza, pasta, mare, sole e caffè. Ma lo sapevate che il caffè non è nato in Italia? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video scopriremo come è arrivato il caffè in Italia, perché gli italiani lo bevono proprio così, e poi perché quando ordinate un caffè in Italia vi arriva sempre e solo un espresso. Imparerete quindi non soltanto degli aspetti culturali, ma anche delle nuove parole, delle nuove espressioni di un concetto fondamentale per la cultura italiana. E restate fino alla fine del video perché, come sempre, ci sarà un esercizio di ripasso. Come vi dicevo, oggi, se pensate all'Italia o agli italiani, immediatamente vi viene in mente il caffè. Ma no, il caffè non è italiano, almeno non all'inizio. Ma allora da dove viene il caffè? Ebbene, le origini del caffè si trovano probabilmente in Etiopia, in Africa. Esiste una leggenda bellissima e un po' buffa che racconta di un pastore di nome Caldi che un giorno notò qualcosa di strano. Le sue capre, dopo aver mangiato delle bacche rosse di una pianta particolare, non riuscivano più a dormire la notte. Erano iperattive, quasi euforiche. Il pastore, potete immaginare, era confusissimo. Ma perché? Cosa è successo alle mie capre? Perché sono così irrequiete? Caldi allora assaggiò quelle bacche, le portò a dei monaci e da lì cominciò tutto. Dalla penisola arabica, soprattutto dallo Yemen, il caffè si diffuse rapidamente e in tutto il mondo arabo nacquero i primi luoghi pubblici dove si beveva il caffè e dove si facevano affari, dove si discuteva di politica, si raccontavano delle storie. Insomma, gli antenati dei nostri bar. E notate un po' come il caffè già dalle sue origini era un fenomeno sociale, ancor prima di arrivare in Europa. Ma quando arriva effettivamente il caffè in Italia? Ebbene, ci arriva intorno al XVI e XVII secolo, grazie ai commerci tra Venezia e l'impero ottomano. Venezia in quel periodo era uno dei centri commerciali più importanti d'Europa. Era un po' la porta tra Oriente e Occidente ed è proprio da quella porta che entrò il caffè. Ma attenzione! All'inizio non erano tutti contenti di questa novità. Alcune persone la consideravano una bevanda sospetta, straniera e persino pericolosa. C'erano voci che dicevano è la bevanda del diavolo. Avete capito bene? C'erano alcuni che accusavano il caffè di essere diabolico. Secondo una storia molto particolare, fu Papa Clemente VIII a risolvere la questione.
assaggiò il caffè, gli piacque molto e lo benedisse ufficialmente. Da quel momento nessuno poteva più dire che era la bevanda del diavolo. Se lo beve il Papa, va bene per tutti. E così il caffè cominciò a diffondersi in tutta Italia. Nel 600 aprirono le prime botteghe del caffè e, attenzione, erano molto più di semplici bar. Erano luoghi di incontro, di cultura, di discussione. Artisti, scrittori, filosofi e commercianti si riunivano lì per chiacchierare, per discutere, leggere. Quindi, su questo nulla è cambiato, bere caffè era già da subito un atto collettivo e sociale. Fino a questo momento, però, il caffè era semplicemente importato, ma gli italiani, si sa, non si accontentano, devono sempre migliorare le cose. E così, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, l'Italia fece qualcosa di rivoluzionario, e cioè inventò un modo completamente nuovo di preparare il caffè. Grazie all'uso della pressione del vapore, si riuscì a estrarre il caffè in pochi secondi, in modo rapido, concentrato e intenso. E, indovinate un po', così nacque l'espresso, che ormai non è più un semplice caffè in Italia, è un'istituzione, la metafora del vivere all'italiana. È breve, intenso, senza fronzoli, cioè senza degli accompagnamenti troppo drammatici. Si beve in piedi, al banco, un solo sorso, si scambia qualche chiacchiera con il barista e poi si paga e si torna alla propria vita. Infatti, se qualcuno vi dice «Dai, ci prendiamo un caffè», fate molta attenzione perché spesso intende proprio questo, cioè intende consumazione al banco in pochi secondi, perché ricordiamolo, l'espresso si beve caldo. Volevo chiedervi se vi piacciono queste storie un po' sulla cultura italiana. Se è così, allora vi consiglio di iscrivervi alla nostra accademia, l'Accademia di Lernamo. Si tratta di un luogo in cui potete fare pratica con il vostro italiano a 360 gradi e quindi, per esempio, troverete l'intera sezione di podcast dedicati proprio alla cultura o alla lingua italiana. Ci sono le notizie legate all'Italia che ogni settimana vengono riassunte e spiegate parola per parola. Ci sono delle storie che potete leggere divise per capitoli e chiaramente proporzionate al vostro livello, con tantissimi PDF ed esercizi interattivi su qualsiasi argomento di grammatica, di cultura, di vocabolario. La nostra chat di intelligenza artificiale, progettata da noi proprio per insegnare l'italiano, quindi vi correggerà in tempo reale, vi offrirà delle alternative più naturali. Se cliccate su una qualsiasi parola, questa non soltanto vi offrirà la traduzione nella vostra lingua e una definizione, ma vi permetterà di salvare quella stessa parola nelle vostre flashcard personali. Potete chiedere di generarvi un mazzo di flashcard su un argomento in particolare.
Tutto questo al prezzo più o meno di un caffè al mese. Ah, e non è finita qua, c'è anche un fantastico gruppo Telegram esclusivo per i membri dell'Accademia dove ci sono anche io. Vi suggerisco di visitare questo link che vi lascio anche in descrizione. Vi aspettiamo. Detto questo, se l'espresso è il re del bar, la moka è ovviamente la regina della casa. Pensate un po', nel 1933 un uomo di nome Alfonso Bialetti inventò un oggetto destinato a diventare iconico, la moka. Sono sicura che tutti voi sappiate di che cosa sto parlando. Quella piccola caffettiera ottagonale in alluminio. Probabilmente avete visto 1000 volte dal vivo o nei film o addirittura che avete nella vostra casa. L'idea era geniale nella sua semplicità. L'acqua nella parte inferiore, il caffè macinato nel filtro nel mezzo, la pressione del vapore che spinge l'acqua attraverso il caffè, facendolo salire nella parte superiore. Il risultato? Un caffè forte, profumato, fatto comodamente a casa. E fu proprio con la moka che il rito del caffè entrò nelle case italiane e con esso chiaramente anche tutti i momenti legati a questo rituale. Aspettare che il caffè salga, sentire quel gorgoglio caratteristico. Sono brava, eh? Gridare in cucina: il caffè è pronto! E attenzione! Se l'espresso al bar è una pausa veloce, la moka è un momento lento. È il caffè della domenica mattina, il caffè che vi prepara la nonna o chiunque decidiate di andare a trovare a casa. È il caffè dopo pranzo in famiglia. Insomma, c'è qualcosa di affettivo nella moka. Non è solo uno strumento, è un oggetto carico di ricordi, di sentimenti. Ma perché questo oggetto si chiama proprio moka? Da dove viene il suo nome? Ebbene, viene da Mocca, una città dello Yemen famosa proprio per il commercio del caffè. Un altro segno del lungo viaggio che il caffè ha dovuto fare prima di entrare in una casa italiana. Bene, quindi adesso conoscete la storia, ma quando entrate in un bar italiano, cosa ordinate? Perché in Italia il caffè non è uno solo, ci sono tante varianti. Conoscerle vi farà sembrare dei veri italiani, ovviamente. Allora, se entrate in un bar e chiedete un caffè, vi daranno sempre un espresso, il caffè per eccellenza, il classico, corto e intenso. Però abbiamo anche il caffè lungo, che contiene più acqua e dunque ha un sapore meno concentrato. Caffè ristretto, invece ha meno acqua rispetto al caffè classico espresso e dunque è ancora più concentrato. Evitatelo se siete delle persone tendenzialmente un po' nervose o ansiose. Caffè macchiato, espresso con una piccola quantità di latte, schiuma di latte. Cappuccino, espresso con una grande quantità di latte, montato a schiuma. Tipico della colazione italiana e solo della colazione, perché vi ricordo che gli italiani bevono il cappuccino fino a mezzogiorno al massimo e certamente
non dopo pranzo. Voi lo bevete dopo pranzo? Shh, prometto che non lo dico a nessuno, se me lo fate sapere nei commenti. Ancora, marocchino, che è un po' una piccola coccola. Un espresso con schiuma di latte e cacao in polvere. Caffè corretto, e cioè caffè con l'aggiunta di un liquore, come grappa o sambuca. Di solito lo bevono gli adulti, molti lo bevono al mattino, era molto comune anche nella mia famiglia, soprattutto tra le persone più grandi come mio nonno, ma nel suo caso lo beveva soprattutto dopo il pranzo della domenica o delle feste. E poi caffè americano, perché sì, in un bar italiano potete trovare anche il caffè americano, che è un espresso allungato con acqua calda, più simile al caffè filtrato e quindi meno intenso. Voi, in un bar italiano, cosa ordinate? E a casa vostra invece avete una moka, una macchinetta del caffè o fate il caffè filtrato? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi anche sapere se non bevete caffè. Sono molto curiosa. Io vi ricordo che io e Rocco siamo andati in giro per Roma per provare vari tipi di caffè. Quale sarà il nostro preferito? Non ve lo dico, vi lascio il video qui in alto nella card o giù in descrizione. Vedrete, probabilmente dobbiamo fare una versione 2.0, vi piacerebbe? Fatemi sapere anche questo nei commenti. Detto questo, restate là perché c'è un esercizio di ripasso, però prima volevo ricordarvi che se cercate la trascrizione scritta di tutto questo che vi ho raccontato, più degli approfondimenti, potete visitare il nostro sito web lernamo.com e lì per ogni video che pubblico su YouTube trovate l'articolo completo, dettagliato, approfondito su quell'argomento con gli esercizi interattivi e il podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. E adesso è tempo di mettervi alla prova. Quanto avete imparato? Quanto vi ricordate? Scegliete l'opzione corretta tra quelle che vi propongo. Il caffè ha origini in Etiopia, Italia, Francia. Il caffè arrivò in Italia grazie ai commerci tra Venezia e la Spagna, l'impero ottomano, il Sud America. L'espresso si prepara grazie alla pressione del vapore, bollitura lenta, filtrazione. La moka fu inventata nel 1933 da Lorenzo Bialetti, Alfonso Bialetti, Leonardo Bialetti. Un caffè ristretto è più lungo e leggero, più corto e concentrato, uguale rispetto all'espresso normale. Il caffè macchiato è un espresso con una piccola quantità di cacao, latte, liquore. Il caffè corretto si chiama così perché viene corretto con l'aggiunta di acqua calda, dello zucchero, un po' di liquore. Prima di vedere le soluzioni vi ricordo che c'è anche un altro posto fantastico dove potete scoprire di più sulla cultura italiana e sulla lingua italiana completamente gratis, e cioè la nostra newsletter. Vi lascio il link qui sullo schermo o giù in descrizione. Iscrivendovi alla nostra newsletter riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, dei materiali esclusivi completamente gratuiti e anche una storia proporzionata al vostro livello e divisa per
episodi e quindi ogni settimana direttamente nella vostra casella di posta ricevete un capitolo con le avventure dei personaggi, gli esercizi, un ripasso grammaticale, degli aspetti di curiosità, approfondimenti culturali. Quindi iscrivetevi se ancora non lo avete fatto. E adesso vediamo le soluzioni. Il caffè ha origini in Etiopia. Il caffè arrivò in Italia grazie ai commerci tra Venezia e l'Impero Ottomano. L'espresso si prepara grazie alla pressione del vapore. La moka fu inventata nel 1933 da Alfonso Bialetti. Un caffè ristretto è più corto e concentrato rispetto a un espresso normale. Il caffè macchiato è un espresso con una piccola quantità di latte. Il caffè corretto si chiama così perché viene corretto con l'aggiunta di un po' di liquore. Quante ne avevate fatte corrette? Quante ne avevate sbagliate? Fatemelo sapere nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, sapete già cosa fare. Lasciate un mi piace al video che ci aiuta molto con l'algoritmo, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e seguite Learnamo su tutti gli altri social. Vi ricordo anche di iscrivervi all'Accademia di Learnamo se volete praticare il vostro italiano ogni giorno in modo attivo e non soltanto passivo. E quindi potete farlo visitando il link che trovate in descrizione. Con questo è tutto, ci vediamo prestissimo.